Avete mai sentito parlare di Shadow Doctor? È una parola famosissima nelle cliniche di chirurgia estetica coreane. Le grandi cliniche usano i nomi di chirurghi super famosi per farsi pubblicità e appena quel nome appare, boom, centinaia di pazienti si mettono in fila per farsi operare. Ma c'è un problema. Nessun chirurgo, per quanto bravo, può operare così tante persone in un solo giorno. E allora, indovinate un po'. Tu prenoti pensando di essere operata da quel chirurgo top. Quando ti addormenti sotto anestesia, entra un altro, uno che non conosci. E il peggio, non sai neanche quella persona sia un vero medico. Potrebbe essere uno studente. O peggio, qualcuno senza nessun titolo. Scioccante, vero? Eppure succede davvero. È successo a tante persone. Alcune famiglie hanno perso persone care e hanno fatto causa contro le cliniche. Ma dimostrare l'errore medico non è facile in Corea. E se sei straniera, immagina quanto possa essere ancora più difficile. Quindi dal 25 settembre 2023 in Corea è obbligatorio installare le telecamere nelle sale operatorie. Se lo vuoi, puoi chiedere alla tua clinica di vedere il video dell'intervento. Ma prima di guardare le registrazioni CCTV, nessuno può sapere chi ha fatto davvero l'operazione. Anche i coreani sono super attenti a queste cose, controllano tutto per stare tranquilli. Ma la cosa assurda, alcuni video delle operazioni di certi VIP sono finiti online. Sai che puoi ricevere un trattamento in Corea senza nemmeno vedere un medico? L'altra volta vi ho detto che quando andate in clinica parlerete con le coordinator, giusto? Ma nelle cliniche a catena o di messa il medico non ti vede nemmeno. Sono le coordinator a fare la diagnosi al posto suo e quando entri nella sala per il trattamento il medico si limita a seguire quello che è scritto sulla cartella compilata dalle coordinator. Se chiedi di parlare direttamente con il medico, ti diranno che costa di più. Ma voglio davvero sottolineare una cosa. Anche per i trattamenti più semplici dovresti vedere il medico in anticipo, parlare con lui e ricevere una consulenza chiara. E prima della procedura ricorda di confermare più volte cosa desideri, perché un medico lavora tutto il giorno, può dimenticare i dettagli o addirittura confondersi tra altri pazienti. Alla fine lo sappiamo tutte, c'è sempre una parte di fortuna. 15 anni fa i medici avevano una motivazione vera, una passione autentica per creare i risultati bellissimi. C'era un famoso programma chiamato Let Me In, che aiutava persone a trasformare il loro aspetto, regalando loro una vita nuova. In Corea è nato perfino un termine speciale, 의느님, che unisce medico, 의사 e Dio, 하느님, per mostrare il rispetto profondo verso certi medici, perché loro hanno fatto rinascere le persone. Ma oggi, mi dispiace dirlo, sembra che quasi tutti sono diventati matti dai soldi. I medici onesti e con vera dignità sono rimasti davvero pochissimi. Le cliniche di medicina estetica sono diventate catene, vere e proprie aziende milionarie. Chi lavora onestamente non riesce a guadagnare come loro e alla fine si sente uno stupido. Recentemente sono stata in Corea e sono rimasta scioccata da una cosa. Non riuscivo nemmeno a prendere una seduta di trattamenti basiliari per problemi cutanei da un dermatologo. Sono andata da 3 dermatologi della zona Gangnam e tutte e 3 mi hanno detto che noi ci occupiamo solo di estetica, non trattiamo malattie delle pelle. È stato incredibile vedere come le cliniche dermatologiche si siano trasformate in semplici attività commerciali. Come possiamo evitare i medici non qualificati? In genere, i coreani tendono a evitare le grandi cliniche di medicina estetica dove ci sono molti stranieri. Se vedi dei pullman turistici parcheggiati davanti a una clinica, faresti meglio a scappare. È meglio scegliere una clinica più piccola dove i medici principali lavorano da tanto tempo e fanno personalmente visite e diagnosi. La seconda opzione migliore è farsi consigliare da qualcuno che già frequenta quella clinica. Se le coordinator e i medici insistono troppo su intervento o i trattamenti non necessari, è un segnale
da scappare. Controlla sempre se c'è un anestesista professionista. I coreani si iscrivono a comunità online dove condividono esperienze su chirurgia e trattamenti estetici. Ci sono anche blacklist di cliniche da evitare. Uno dei siti più famosi, 성예사. Tuttavia, per gli stranieri è difficile iscriversi e visualizzare queste informazioni. Inoltre, ci sono broker, cioè le coordinator, che si infilano nei forum per influenzare le opinioni. Di solito, se sei cresciuto in Corea e hai esperienza, puoi capire chi è broker o chi no. Ma anche i coreani, a volte, si fanno ingannare dai broker furbi. In Corea ci sono anche delle app che ti permettono di acquistare i trattamenti estetici. Una di queste app si chiama Gangnam Onni e l'altra Barbie Talk. Queste app ti permettono di visualizzare informazioni sulle cliniche, sui medici, sui trattamenti estetici e anche sugli sconti disponibili. Tuttavia devi fare attenzione perché molte recensioni sono false e manipolate. Una volta ho scritto una recensione negativa dopo un effetto collaterale da un trattamento molto semplice. La clinica mi ha minacciato di causa legale se non avessi rimosso la recensione. Quella clinica ha una valutazione 4.9 su 5 stelle. Prima del trattamento ti fanno firmare documenti di consenso dall'uso dei dati personali e clausole che sollevano la clinica da ogni responsabilità in caso di effetti collaterali. I punteggi di valutazione non sono affidabili, quindi fai attenzione. Nel prossimo video parlerò più dettagliatamente di questo problema. Negli ultimi anni gli idol e celebrità coreane hanno fatto un uso eccessivo di trattamenti estetici e chirurgia plastica. Non parliamo più solo anti-invecchiamento, ma di interventi estremi per apparire sempre più perfetti. Le agenzie di intrattenimento vogliono che i loro artisti sono sempre bellissimi per guadagnare il massimo, dopodiché li abbandonano. Mantenere la bellezza di un idol più anziano è troppo costoso e inefficace, quindi li fanno sottoporre a molti trattamenti estetici per mantenere l'aspetto perfetto e poi non pensano più a quello che succederà dopo. Il problema è che tanti youtuber e spettatori comuni seguono queste tendenze senza riflettere. Non bisogna seguire ciecamente tutto solo perché è di moda. Il tuo viso non è un laboratorio per fare esperimenti. Quando la bellezza naturale viene danneggiata, è difficile tornare indietro. Per mantenere la bellezza nel tempo è molto utile acquisire una buona conoscenza delle medicine estetiche, ma importante è avere la capacità di capire quali siano adatti a te o da evitare e non cedere alla tentazione di fare tanti interventi per solo perfezionismo. Se non presti attenzione, rischi di perdere denaro, danneggiare tua bellezza naturale e alla fine spendere ancora più soldi e tempo per cercare di risolvere i problemi causati. Ho visto molte persone che hanno subito questo tipo di danni. La bellezza naturale non può essere comprata con il denaro. La cura? Sì, è importante, ma curare la bellezza e l'essere dipendenti dalla chirurgia plastica e dai trattamenti sono due cose diverse. Spero che ognuno stabilisca i propri criteri di soddisfazione e diventi una persona bella e sana sia nel corpo che nella mente. Se questo video ti è stato utile, metti un like e iscriviti. Arrivederci.